Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rossonera, siete pronti per una grande novità? La nostra sezione shop sul sito è stata completamente rinnovata e ci sono tanti nuovi prodotti per voi. Dal rigore di Sheva a Manchester alla maglia celebrativa del 19° scudetto, passando per il diavoletto di Radio Rossonera. Abbiamo preparato un sacco di nuove magliette, felpe, cover e altri gadget per potervi far indossare la vostra passione tutti i giorni. E se siete alla ricerca di regali per i vostri amici e familiari, la nostra sezione shop è il posto giusto dove trovare l'idea perfetta. Che state aspettando? Visitate www.radiorossonera.it e andate alla sezione shop per scoprire tutte le novità.
provo a dire questa ok. frase, vediamo se mi sentono. Forza Lotta vincerai, non ti lasceremo mai. L'hanno sentita? Non lo so. Ok, ora ci scrivono. Oh, ecco, sei Quindi ripartito. Forza Lotta vincerai ha dato Ha dato l'audio. là all'audio. Rieccoci. Allora, Carlo, è già tempo di conferenza stampa. Abbiamo già visto e letto le parole di mister Stefano Pioli. Abbiamo qualche novità di formazione rispetto all'ultima partita di Napoli. Ha provato a indagare, certezze non ce ne sono ancora. Ha detto che farà qualche cambio. Io ne ipotizzo 3, 2-3, cioè questo. Selemaker per Diaz, ipotizzo eventualmente Cho per Kier. Poi non so se vuole cambiare i 3, cioè cambiare Bennacer e inserire un altro, non lo so. Io spero solo, lo dico sinceramente, spero che Pioli sia ispirato e continui con i 3 centrocampisti. Anch'io spero di rivedere quantomeno spesso, se non sempre, i 3 centrocampisti che Ma sempre io hanno anche ben sempre, fatto. cioè no, Quello ma sì. voglio dire, poi puoi mettere Pobega per Bennacer Sì. là davanti, cioè, però mi auguro che siano sempre questi. Allora, noi ridiamo l'appuntamento come al solito al telefono, che è libero in questo momento, 0249428479, numero di telefono che è sempre lo stesso per essere qui con noi, fare una domanda, una considerazione con Carlo, che... Carlo, ormai direi che il campionato non ci aspetta più, l'abbiamo visto anche Non nelle aspetta ultime... nessuno. Esatto, l'abbiamo visto nell'ultima settimana, l'Inter ha sbagliato la sua partita, ha vinto le altre... E ha preso punti da tutte in pratica. Non aspetta più nessuno. La Lazio sembra, vediamo l'esame con la Juventus, che sinceramente sta portando avanti punti, ma a livello di gioco è sempre un po' così. Ho letto col Verona che non abbia impressionato. Inter Juventus, sono d'accordo con il mio collega Tony Damascelli del giornale, è stata una partita di una mediocrità assoluta, e quindi... E, ripeto, quando io ho visto, per guardare in casa d'altri, vi chiedo scusa, il calendario dell'Inter che gioca nel periodo più caldo della stagione, sempre fino al 7 maggio, è difficile. Poi uno dice, no, però saresti in finale in Coppa Italia o in lotta per la Coppa Italia, vero? Però se io rischio di vincere la Coppa Italia, ma rischio di star fuori dalla Champions League, allora... Se io rischio di arrivare in finale in Champions League per rimanere fuori da questa Champions League, me la gioco. Ma per vincere la Coppa Italia no. Ci sono un po' di domande dalla chat. Adesso c'è anche una telefonata. Allora ne facciamo così, ne prendo una soltanto dalla chat. Raffo ti scrive: serve meglio partire con i titolari per mettere da parte il risultato e poi fare le sostituzioni. Raffo, sì. Sempre d'accordo. Prima i titolari, sì, prima il perché poi hai risultato. visto col Torino, sono arrivati, non è cambiato nulla, porta a casa il 2-0 e poi, ma soprattutto, lo dicevo prima qui in redazione, con la Fiorentina hai aspettato 34 minuti, anche con la Salernitana non è che hai tirato molto, no, col Napoli dopo un minuto avevi capito la partita, con l'Inter a Riyadh dopo un minuto avevi capito la partita. Con l'Inter in Champions League avevi capito la partita, in Coppa la partita. Con l'Atalanta avevi capito la partita. Anche a Napoli, nel bene. E a Napoli, con l'Atalanta avevi capito la partita, a Napoli avevi capito la partita. Con la Salernitana avevi capito la partita. Parlo della partita di andata, anche se la partita di andata e di ritorno è il giro di un mese. Molto però capito, avevi subito l'occasione, bello, divertente. Ecco, mi dicono però che i giocatori... questa settimana non è che avessero il viso allegro può essere una cosa superficiale, contenti, cioè distesi, si sono divertiti, adesso questa voglia splendida mi auguro proprio come intensità che d'altra parte, e poi lascio e chiedo scusa, ti ricordi, mi sembra contro il Sassuolo o un'altra squadra, dopo un minuto c'erano 3 contro 1 a San Siro, ti ricordi un'occasione del genere? Contro un'altra squadra, forse la Leao perde una palla dopo 6 secondi, sta lì a dormire su una palla.
Ti ricordi a Sì, centrocampo? sì, mi ricordo. Adesso non mi ricordo esattamente. E lì avevamo capito tutto. Che la partita anche mentalmente era stata approcciata non perfettamente. Invece l'altro giorno colpo di tacco, Teo che va, mette in mezzo e Diaz tira di Diaz. Cioè. Telefonata, la prima di oggi, 02 4942 8479. Numero di telefono, sovraimpressione. Pronto? Pronto, buonasera, sono Gianmarco Agrigento. Ciao Gianmarco, prego. Io volevo chiederti una cosa, cioè se comunque mi aspettavo in questa partita con l'Empoli, sinceramente non una variazione tattica, veramente una sostituzione, visto che Diaz era un po' affaticato, mi sarei aspettato De Ketelaere in quella posizione, ma non se ne parla proprio, anche in futuro. Io, come si chiama il mio amico? Gianmarco, scusa, io con te parlo francamente perché qua siamo tra amici. Io sinceramente, aspettati il peggio, sì. Tutta questa nostalgia di De Ketelaere io non so dove l'andiate a prendere. Cioè io vivo benissimo senza De Ketelaere. Io sono uno che sono giù dal carro di De Ketelaere, come ero giù a lungo dal carro di Leao. Leao, come dico spesso, tu mi segui, mi ha preso per mano, mi ha portato sul suo carro e non sono sceso neanche nei 3 mesi bruttissimi, perché ho detto, mi ha dato così una gioia che su questo carro non scendo più. De Ketelaere non mi sta dando una mano per salire sul suo carro, non aspetto altro che salire, però io sinceramente, nostalgia di De Ketelaere, quando hai Diaz e le McKers puoi cambiare, sinceramente non mi pongo neanche il problema di De Ketelaere. No, penso più che altro che ci sia una sorta di delusione, forse per quello che si aspettava. Io non lo so, De Ketelaere entra, mi sorprende, bene, esatto, però in questo momento col Milan che ha giocato così bene, però se ci fosse Vranks, però se ci sono De Ketelaere. Non dal primo minuto, se poi durante la partita è entrato anche a Napoli, De Ketelaere è anche sfortunato perché entra in partite già fatte, o per il bene o per il male. Però anche in una partita già fatta mi faccia qualcosa, cioè il criticatissimo Bakayoko non fa niente di particolare, però Bakayoko, vi faccio una riflessione a te, Gianmarco, giusto? Gianmarco? Sì. Gianmarco e a tutti gli amici. Andate a vedere, guarda, non ci prepariamo le cose prima io Simone, vai a vedere il tabellino della finale di Coppa del Mondo 2007 del Milan Boca Juniors, e vedi vai a vedere chi è entrato al 70° minuto. Emerson, che ricordiamo andava a 2/3 all'ora, però in quel momento a Carlo Ancelotti serviva quel giocatore lì. Ecco perché mette Bakayoko, Pioli. È lo stesso ragionamento, in quel momento gli serve quel giocatore di esperienza lì. È un fenomeno? No, ma l'esperienza sì. E ha messo Emerson, che ripeto andava a 2 all'ora, ma in quel momento gli serviva. Ecco perché io la nostalgia non mi pongo neanche il problema di De Ketelaere. Se lo mette faccio il tifo per De Ketelaere, ma se non lo mette non sto a dire perché non l'ha messo. Gianmarco, grazie. Un abbraccio. Una cosa però veloce, pure una domanda, ci tenevo a questa domanda. Se Pioli ha l'etiquette roll, diciamo, di uno che può aprire un ciclo lungo al Milan, conoscendo tu Carlo, hai conosciuto con non lo so, dipende come sempre banalmente dai risultati. Volevo ricordare al Colto e all'Inclita che quando è arrivato Ancelotti il Milan ha preso un allenatore perdente, perché dicevano così, quindi si dicono tante cose. Quando è arrivato Capello il Milan aveva preso uno yes man, quando è arrivato Sacchi aveva preso uno e ha rischiato dopo un mese di uscire, anche Sacchi aveva preso uno che non aveva l'esperienza, quando ha preso Allegri ha preso uno che non era andato oltre il Cagliari, quindi è nel corso della... Hai visto Potter? Preso e andato, e ha fatto bene il Brighton. Sono i risultati che decidono, ma quando è andato scusate, Ancelotti alla Juventus, anche lui fischi eccetera, lo dirà la storia se ha il physique du rôle. Per adesso mi ha portato agli quarti di finale
dovesse andare in semifinale, è chiaro che poi viene dimenticato, ma un allenatore che mi fa secondo posto, primo posto, secondo / terzo posto, perché il Milan non andrà oltre, è sotto, in campionato direi che perdendo il primo anno dall'Inter, che ha salutato la compagnia straordinaria, perdendo quest'anno dal Napoli, che ha salutato la compagnia straordinaria, quindi nel testa a testa il Milan l'ha vinto, sia quando è arrivato secondo, sia quando è arrivato. Ti ho convinto? Ni. Aia. Gianmarco, io pensavo di avere, che il problema era convincere te, e invece di andare fino ad Agrigento sono qui di fianco che ho il problema. E adesso Ciao, però Gianmarco. Ciao. Gianmarco, chiedigli Ni che cosa vuol dire, fai una domanda incisiva a lui. Ni, che cosa vuoi dire, Simone? Vai Gianmarco. Ciao Gianmarco. Ciao. Allora, però me lo devi giustificare questo. Io credo che come Vai. tutti in questa stagione si sia fatti degli errori. Hanno fatto probabilmente i dirigenti a monte in fase di mercato, li hanno fatti i giocatori perché alla fine nel rettangolo ci vanno in campo loro, e poi li hanno fatti i tecnici, non solo Pioli, tutto lo staff in generale, quindi da parte medica, tecnica, atletica, tattica e qual dir si voglia. Che il fine di stagione cancelli quello che sono stati gli errori, no. Io l'errore comunque Qual è il me più lo grosso tengo. che secondo te ha fatto? Per me uno degli errori, Io te lo dico. uno degli ultimi, per me è stato insistere con la difesa 3 per 7-8 partite, quando forse era necessario fare una sorta di terapia d'urto per 2-3 partite e poi mollarla lì. Come ad esempio nel periodo di gennaio, un po' perdere il polso della situazione, del gruppo stesso, non capire che in quel momento il gruppo probabilmente stava lavorando anche, come ha detto Tonali, bene, e poi in realtà in partita si sfarinava. Quindi quando, diciamo così, firmi la distinta come capo allenatore, in parte ti assumi. Però te la giro la frittata, te la posso girare in maniera diversa. Uscire da quella situazione è quasi vincere un campionato. E lui, in ritardo, non in ritardo, quello che vuoi, è uscito. Esatto. Sta uscendo. Lo spero che si stia Però uscendo. è uscito perché col Tottenham, in una situazione drammatica a livello di risultati, ci ha fatto passare il turno. No, ma non metto in dubbio che comunque anche con le sue capacità stia uscendo da questo periodo, e il fatto che anche con le sue capacità ci siamo finiti dentro, in parte anche per dei meriti suoi, ma anche dei giocatori, tutto quello che volete, della rosa, però. Quindi il physique de rôle aspetti ancora. Il physique du rôle purtroppo te la tira sulla coppa, il physique du rôle. Se c'hai il physique du rôle te lo dice la coppa. O comunque in generale una sorta di continuità di rendimento. Però sai, anche arrivare in finale, insomma, è tanta roba. Sì, quello sì, assolutamente sì. C'è una telefonata, Morgan? Oh, andiamo a prendere subito. Pronto? Sì, ciao, sono Angelo da Verona. Ciao Angelo. Angelo, buonasera. Ciao, allora, una curiosità mia e una domanda per Carlo. Allora, la curiosità mia... Allora Carlo, innanzitutto sono cresciuto con le tue telecronache. Grazie. E mi hanno sempre emozionato, soprattutto secondo me la più emozionante è quella con il secondo gol di Inzaghi contro il Liverpool. Infatti l'hanno messa paragoni... nel museo, quindi me ne vanto. Esatto, quando paragoni, quando dici che stando piccinini più bella di Claudia Schiffer. Esatto, sì, esatto. Quella lì, Esatto. a dire il vero, infatti, era la appunto, Bocci, mia... però va bene. Come? E a dire il vero era Alessandra Bocci, che era lì che mi girava intorno, era lì la collega della Gazzetta dello Sport. Ok. Dimmi Infatti tutto. la mia curiosità era qual era secondo te la tua risultanza di una telecronaca più bella? Sì. E invece la domanda era se questo gruppo di giovani che sono arrivati dal calciomercato fosse arrivato l'anno scorso, sarebbe stato diverso, o parlo per il presupposto che questo gruppo si è formato e ha portato allo scudetto, no? Quindi il gruppo si è consolidato. Se fossero appunto arrivati l'anno scorso questi ragazzi avrebbero inciso, oppure sarebbe stato come quest'anno? Grazie, finalmente una domanda un po' nuova, no? Una domanda. Sì. Allora, per quello che riguarda le telecronache, io quella lì sicuro, ma le finali di Champions League sono sempre le più emozionanti, sono quelle che più ricordo. Quindi anche quella di Atene con
oppure anche il gol di Inzaghi / Thomasson quando eravamo proprio nel guano fino a qui contro l'Ajax, e quindi mi ricordo le grandi urlate in Champions League sicuramente. Per quello che riguarda la domanda, ragioniamo in maniera diversa. Allora, se fossero arrivati l'anno scorso, secondo me è più grave che abbiano deluso quest'anno, perché il Milan dell'anno scorso era un Milan ancora in avanzata fase di costruzione. Quest'anno era già costruito, quindi per loro era, mi sembra, il compito mi sembrava più agevole, perché vanno già in un meccanismo funzionante. L'anno scorso erano dei granelli che bisognava sistemare, degli ingranaggi. Quindi se non si sono riusciti a inserire, i casi sono due: o per loro deficienza, o perché deficienza nel senso mancanza, oppure perché sono stati sopravvalutati da chi li ha presi. I casi sono due. Già. Ci sono 2 domande dalla chat veloci, poi abbiamo già una telefonata in coda, quindi andiamo subito a rispondere tra poco al telefono. Ma le 2 domande sono: una di Daniele, domanda per entrambi: pensate che il 4-0 avvantaggi il Napoli che scenderà avvelenato in campo, mentre noi magari più adagiati, o al contrario avvantaggi noi per una maggior sicurezza? Sono parole, però è bello anche discutere questo. Io se perdo, io da sportivo, se uno da un avversario mi tocca rincontrarlo, io sono, non è che ho più stimoli, sono preoccupato, perché sul 2-0 per lui penso subito, Dio mio, ci siamo come l'ultima volta. Magari entro anche carico, ma se l'avversario ricomincia dove ha iniziato, cioè ricomincia dove ha finito. Ecco, proprio io sono un tennista, se continuava a tirarmi sempre sul rovescio alto e poi veniva a rete. Dopo i primi 2 game ritorna col rovescio alto e viene a rete, mi fa ancora 2-0. Là ho provato ed era un avversario nuovo. Qua dico, Dio mio, adesso che cosa mi invento? Perché sai, nel tennis se mi tiri sul colpo debole poi fai fatica, c'è poco da inventarsi, no? E lì magari qualcosa ti puoi inventare. Ecco, io dico che se il Napoli, bravo, ha ragione Simone, se il primo minuto è il 93esimo della partita precedente, sono preoccupato. Io spero che lo sia per il Milan, cioè che il Milan ricominci dove ha finito. E per il Napoli ricomincia l'incubo, perché allora incomincia a dire, Dio mio, cosa devo fare? Chiaro che poi nella partita basta un tiro che prende l'autorete e cambia tutto, però sai, 1-0, 2-1, vabbè, 4-0 col Milan che alla fine poteva fare altri 2 gol, eccetera, diventa un pensiero, soprattutto all'inizio. E attenzione, se dovesse andare non col 4-0 magari, in una certa maniera sul piano del gioco, anche a Napoli, se diventa il quarto tempo di una partita, anzi 2, 4, 6, se diventa il quinto e il sesto tempo della stessa partita, non è facile sul piano psicologico. No, lo speriamo. Off Team invece ti fa una domanda che in realtà è abbastanza scontata, cioè puoi chiedere a Carlo se posso incontrarlo mercoledì sera a San Siro per una foto, è uno dei miei sogni. Allora, magari Off Team, io mi auguro che tu venga in partite un filino meno caotiche per quello che riguarda l'attesa. Mercoledì sarà impegnativo. È impegnativo perché io passo dal cancello 8 e io arriverò al cancello 8 ben presto, che ora alle 7 siamo già là. Si parte alle 21 con la partita. Per non sbagliare, alle 7 si è già là. E mi vedi che entro le 7, io sono sempre un po' in ritardo, dalle 7 alle 7 e mezza, visto che manca ancora 1 ora e mezza, e mi vedi entrare, io quando poi mi chiedono una foto la faccio sempre, di solito, perché in quelle partite lì non è questione, la faccio volentieri con te, poi arrivano altri e diventa un po' caotico, però io se ti incontro e vuoi fare la foto la facciamo. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera, ciao. Sono Vittorio. Ciao Vittorio. Volevo fare un'osservazione, dando per scontato, forse sbagliando, il risultato di domani sera con l'Empoli, vorrei parlare della partita di Champions. Io credo che il Milan abbia ben chiaro il copione di come dovrà fare la partita, perché dopo Napoli credo che ce l'abbia abbastanza chiaro. Secondo me però
devono fare attenzione a due cose, soprattutto Pioli, di catechizzare bene i giocatori, che si troverà di fronte un Napoli ben più agguerrito dell'altra sera, soprattutto anche per cancellare l'onta dei 4 gol. E quindi probabilmente... Però Vittorio, hai ragione, scusa se ti interrompo, però non sappiamo come nascerà la partita, più agguerrito, più timoroso, il Milan meno concentrato perché ha vinto 4-0. Adesso ipotizzare come nascerà la partita vale tutto, magari hai ragione, però non c'è una sicurezza no, non che c'è una regola, cioè non è che ci sia una ricetta, diciamo. Esatto, oppure però, un copione. Però bisogna prendere la partita non illudendosi che avendogli dato 4 gol, no. Quindi bisogna stare molto attenti. E un'altra cosa che secondo me dovranno tener conto è perché il Napoli probabilmente cercherà di far giocare a tutti i costi Osimhen, non so se già a Milano o forse probabilmente a Napoli. Ora bisogna tener conto che Osimhen ha fatto 7-8 gol di testa e secondo me, pur riconoscendo che la sicurezza che la difesa quando c'è Chia è il top, però forse c'è da pensare che forse Ciao contro Osimhen potrebbe forse essere più indicato, quindi c'è da fare quella considerazione lì. Quando e se giocherà Osimhen io valuterei il discorso di Ciao. Okay. Grazie mille Vittorio. Allora, ciao. Riguardo ai colpi di testa, Vittorio e Simone, secondo me è una questione di ferocia mentale, perché contro il Tottenham avranno tirato 31 punizioni e 45 corner ed era sempre 5-6 saltatori loro ed la prendevamo sempre noi, o con Tomori o con Kalulu o con Giroud che va dietro. È proprio una questione, quando sei faible, quando sei debole di testa, non di testa, di colpo di testa, proprio di testa, li perdi i giocatori, li perdi. Ed è già capitato a noi. Quando invece sei feroce mentalmente, anche col Napoli eccetera, non abbiamo perso un duello. Vero, Osimhen, vero, però ripeto, tecnicamente il ragionamento fila, perché è un giocatore molto alto, e quindi vediamo poi che quando Pioli metterà sulla bilancia i vantaggi di Ciao e i vantaggi di Kier, vedremo cosa sceglierà. Però mi sembra che Kier non sia basso in ogni caso. No, diciamo che di testa se la cava abbastanza. Davimind da casa ti scrive: domanda, noi l'anno scorso a Napoli giocammo praticamente nello stesso modo con Kessie, Isma e Tonali e infatti dominammo. Possibile che Spalletti non abbia pensato a ciò oppure davvero si è nascosto? No, che si sia nascosto no. Nessuno si nasconde prendendo 4 gol. Si nasconde e prendi 1-0, e invece lì poteva finire anche più di 4, e quindi non lo so. Si vede che Spalletti non si aspettava. Adesso vediamo, sarà divertente vedere le contromosse di Spalletti e anche capire che cosa inventerà, perché anche Pioli penserà, questo sa già tutto, cosa gli metto lì, troverà le contromisure. Anche lì tatticamente sarà molto divertente. C'è una telefonata, Morgan. Ah, eccola lì, la sta per recuperare. Allora, Carli, ti faccio una domanda dalla chat, perché era arrivata poco fa. La vado a recuperare, eccola qui. Per me Spalletti giocherà per non prenderle. Noi faremo molta fatica, è il nostro punto debole. Cioè, si aspetta un Napoli più basso che punta a non prendere gol. Può essere al 90%, la partita è sempre decisiva quella del ritorno, in ogni caso. Perché, ho ipotizzato, il Milan vince 2-3-0, no? E tu sei contento, non certo. Contento di più. Questi fanno un gol dopo un quarto d'ora a Napoli, una partita... già qualificazione già a casa, no? 2-3-0 lo firmeresti adesso e poi vediamo il ritorno. Però non c'è regola, partono magari assatanati, non riesci a reggere, prendi un gol dopo un quarto d'ora, siamo ancora da capo. Quindi non c'è una regola, conta l'atteggiamento e la sicurezza della squadra.
contro Tottenham nelle 3 partite più importanti da metà gennaio, le 2 col Tottenham e quella col Napoli, sul piano della generale di tutte le qualità del Milan siamo stati inappuntabili. Telefonata, pronto? Io sono Paolo da Brescia. Ciao Paolo, buonasera. Io volevo invece, buonasera Carlo, volevo invece riportare l'attenzione sulla partita di domani. Bravo, che secondo me è la più dura. Poi, come dico sempre io, cioè io ci terrei a passare con Napoli e tutto, però la nostra strada in centro è già stata compiuta. Poi sono d'accordo con Mister che bisogna essere ambiziosi, mentre in campionato dobbiamo lottare punto a punto per riconquistare la Champions, e se caliamo domani è un calo che ci costa parecchio, perché le partite stanno diminuendo e la Champions per noi urge. Poi ho visto giocare l'Empoli, non gioca male, quindi dobbiamo stare molto attenti. Paolo, grazie della telefonata. Noi ovviamente ci riconcentriamo su Milan-Empoli, caro Carlo, anche perché, come abbiamo detto poco fa, in realtà non c'è una grandissima alternativa rispetto alla formazione titolare che abbiamo visto ad esempio a Napoli. Come abbiamo detto, c'è il subentrante Ciao con molta probabilità e al massimo uno tra Salmaker e De Ketelare, ma molto probabilmente più Salmaker in questo momento di Charles De Ketelare. Domani certamente, per quello che riguarda il domani, è vero che è una partita fondamentale, ma ecco, io non mi ero distratto, ma pensavo che mi arrivasse qualche notizia ulteriore di formazione, ma non era quello. È chiaro che domani, allora, il Milan, per riprendere il discorso campionato, Simone, sì, doveva battere il Napoli, cioè nel senso che tu fai un punto con con Fiorentina, Udinese e Salernitana. sì, Se tu batti l'Empoli non hai pareggiato quei punti, nel senso che serviva la vittoria col Napoli. Domani non vincere è come se non avessi vinto a Napoli. Ecco, la stessa cosa. Quindi voglio proprio vedere, guarda, dopo 5 minuti hai capito tutto, perché come dicevamo c'erano degli episodi che dici no, ho già capito. Ecco, quante volte l'abbiamo detto quest'anno? Cioè è difficile che quando partano male poi riescano, invece quando comincia il binario Teo Leao andare, perché siamo tornati al binario Teo Leao. A proposito di Leao e del binario con Teo, hai visto le parole oggi di Pioli sul ruolo? Perché Curiose, ricorda quello che è successo. Ma in realtà dobbiamo spiegare l'antefatto. Sì, cioè, certo. Pioli qualche settimana fa, un paio di mesi fa, ha detto che si trovava bene in mezzo. Sì, che Leao ha detto: guarda, il mio ruolo è questo, però a me piace giocare in maniera un po' più centrale, da seconda punta. Giochiamo un po' di partite così, a un certo punto, non benissimo per la verità, a Napoli, post partita, Leao dice invece di essersi, insomma così, di ritrovarsi molto meglio giocando da esterno. Quindi le cose sono due. Oggi Pioli ha detto, ma a me invece aveva detto così. Quindi chi ha ragione? Cosa è successo? Bah, non io si sono penso capiti. No, io penso che Rafa, a te ti piace giocare lì? Così dice l'allenatore. No, guardi, lasci perdere, mi faccia giocare di là. Cioè, va bene anche lì. Io dico, a me piace, io mi innamoro delle metafore, e a me la metafora che ho trovato mi piace. Leao è un giocatore da bord du mer, cioè a lui piace acqua bassa, lì la riva che è formata dalla riga bianca, lui gioca fino alle ginocchia, quando deve andare a nuotare in alto mare, in mezzo. Lui è un giocatore da bord du mer. Ti è piaciuta la metafora? Sì, molto carina. Ma in realtà anche tanti grandi giocatori hanno bisogno di un riferimento esterno, di trovarsi quantomeno uno spicchio di campo che sanno che lì finisce. Chiaro e che poi vanno anche verso il grande giocatore. Il gol l'ha fatto da centravanti. Esattamente, però partono un po' più da lì. E decidono loro dove andare. E per esempio, chiaro che il fuoriclasse segna dovunque. Però mi sembra, correggimi, non voglio bestemmiare calcisticamente,
ma Mbappé parte da là però. Sì, anche, spesso sì. Parte, perché io ricordo un gol bellissimo segnato, non mi ricordo se al Real, quando poi sono stati ribaltati nel finale, che hanno vinto 1-0 nel finale, era partito da là, grande azione, poi gol. Quindi a me piace Leao Bourdimer. Ok. Carlo, io invece ho una domanda di mercato di Carmine che ti chiede, ma Origi adesso, 1, come va? E 2, che valore potrebbe avere in questo momento? Ma il valore non lo so, essendo arrivato in scadenza, se ci fosse un amatore inglese che vorrebbe avere Origi, il Milan lo vende immediatamente, perché anche se fossero 6, 7, 8 milioni di euro, 10, 12, va bene, no? Risparmia su un ingaggio top e nel mentre fa plusvalenza. Rebic è un po' più difficile, piace in Germania, però una squadra tedesca che molli un 3,5 è dura. Servirebbe un altro amatore, sarebbero 2 gli amatori del genere. Beh, ci sono quelli che magari assolutamente piacciono. Da qualche parte in Europa ci sarà, assolutamente. C'è una telefonata, Morgan? No, allora faccio una cosa, ne ho io una domanda. Caro Carlo, tu ti ricordi l'ultima volta che il Milan ha giocato un venerdì di Pasqua? Contro l'Empoli. Ma va quando? 2 volte. Sempre solo 2 volte. 2003, 2007. Tutte e due 2003-2007? Del venerdì di Pasqua. Ah, ho capito. Stai per... No. Pronto, sì. Cicci Viaggi? Senta, per cortesia, quanto è Istanbul, Milano-Istanbul? Beh, per ora ancora non tanto. Ancora dei buoni prezzi. 2003-2007. Dei buoni prezzi. Esatto. Dato che voglio sorprendervi, sapete che cosa costa? Perché io simulo la telefonata, ma io mi sono già informato. Cioè c'ho un 280 partendo il 9 alle ore 12 e arrivando alle 16 e ritornando alle 11 alla sera. 280. Se invece oppure 330, oppure stando anche il lunedì spendo un po' meno e circa 280 andata e ritorno, perché io mi sono già informato, perché pur non sapendo Empoli nel 2003-2007. Rimetto giù il telefono. Rimetti pure giù il Lei telefono. comunque 3 giorni di prenotazione me la tenga, grazie, arrivederci. Caro Carlo, noi andiamo a tu mi dici prendere... queste cose qua e poi fai finta di niente. Però è così, è un po' un caso, una casualità. Come erano finite, ti ricordi? La prima persa 0-1, la È seconda... quella famosa non di Saudati, no? Oddio, non lo so, non credo, non lo so, devo andare a controllare, onestamente non lo so. L'altra è esattamente il 7 aprile, No! 3-1, vittoria, con gol di Ronaldo, quel doppio passo con gol di sinistra sotto l'incrocio. Boom boom boom. Sì, è meravigliosa questa cosa. Molto carino, speriamo. Pronto? Come amo. Sono Davide da Vicenza. Ciao Davide, scusa, evoco il mio pensiero a un mio idolo assoluto, Giovan Battista Vico. Era di Natale nel 2003, ci scrivono da casa. E allora? Gol di Natale. Pensavo era di Natale. No, come me l'hai detto a Pasqua. di Natale. Quindi gol di Natale, hai ragione. Esatto. Mi ricordo una sconfitta con Saudati, grazie. Se non ricordo male, forse sull'uscita di Dida. Adesso mi è venuto un mezzo flash, magari sbaglio. Vabbè, Davide, vai. Va bene. Ciao, intanto sono emozionato, non è la prima volta che chiamo, ma è la prima volta che sento Carlo in diretta. Un saluto. Intanto è un'emozione unica, perché penso che sia il primo tifoso italiano milanista, e quindi per me è un onore essere qui a telefono. Diciamo un primus inter multipares, va bene? Un primo Okay. in mezzo a tanti primi. Ok, allora due domandine veloci. Scambio Origi-Scamacca. Col West Ham. Quindi Sì, perché Scamacca, in chat Origi. su Twitter girava sta Ok. cosa qua. Va bene. Che cosa ne pensi, Carlo? Allora, non mi fa impazzire Scamacca, ma visto il rendimento di Origi e non riesce a emozionarmi, non riesce a farmi sembrare un giocatore da grande Milan, rischio, se questo deve essere lo scambio, rischio Scamacca, male che va, riesce a non suscitarmi l'emozione di Origi. Non vado a peggiorare, perché Origi si impegna, però darmi quel spento, brivido non ecco. riesco.
Quindi va bene, Poi, va bene. Ok, un'altra domanda, un po' di fantasia. Sì, potresti prendere un giocatore del passato del Milan e portarmelo nelle 2 partite con il Napoli. Chi faresti risuscitare, diciamo, dunque. Però dovrei toglierne uno dei titolari. Assolutamente sì. È una sorta di jolly. Allora, guarda, ti posso... E per piacere me lo dici con i soprannomi, perché allora mi entusiasma ancora di più. Dunque, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che giochiamo col 4-2-3-1. Però giochiamo con i 3 centrocampisti pesanti, questo è il discorso. Perché allora, guarda, 2 nomi io li ho. Allora, a destra, Donadoni. Ti ho sorpreso, ti aspettavi Shevchenko, Inzaghi, però avendo già... certo. A destra Donadoni, che nelle grandi partite ha sempre brillato e mi dà una qualità incredibile. Perché per quello che riguarda il centrocampo... non mi sembra di aver bisogno tremendo di Pirlo, per esempio, no? Perché giochiamo con 4-2 e allora andrei a prendere un giocatore, andrei a prendere forse, visto che ho Giroud, che non è Shevchenko, che non è Inzaghi, però è un grande centravanti, andrei a prendere Kakà e Kakà lo metto dietro la punta e faccio ipotesi Saelemaekers, Kakà, Leao, Giroud, oppure, e allora non si gioca neanche la partita, Donadoni, Kakà, Leao, Giroud, e non si gioca la partita. Ok. Davide, grazie. Scusa, allora preferisci Luci San Siro a destra e Smoking bianco dietro la punta. Wow. Pensavo William Wonka comunque. Scusa, non sei sciocco. Ci ho pensato molto a Seedorf io, molto pensato a Seedorf, poi non sapendo bene dove collocarlo, oppure se preferisci collocandolo dovunque, allora però era un altro di quelli che era fra i primi 3 che ho scelto. Hai visto che ho messo 3 giocatori di qualità infinita, di personalità infinita, che in queste partite fa la differenza. È chiaro che ho pensato ai Milan dei meravigliosi, perché se no metto Van Basten e non sbaglio mai. No, in chat infatti scrivevano di Marco. Io ho pensato al Milan dei meravigliosi, del terzo millennio, perché non se hai no... pensato a un difensore però, Carlo, ad esempio? No. Perché tu mi dici Maldini, ma... Maldini, Nesta, non so. La difesa mi sembra si sia ben comportata contro il Napoli, allora ho pensato davanti. Ho pensato, amici, al Milan dei meravigliosi, cioè all'ultimo Milan, perché se no, scusa, io metto Gullit al posto di Leao, scusa. Mamma, te lo stavo dicendo. Faccio un alberello di Natale e metto Giroud con Gullit, cioè, capito? C'ho i brividi. Un abbraccio. Mettiamo giusto ma metto giù il telefono perché c'ho i brividi. Esatto. Ciao Davide. Forza Milan, ciao. Beh, d'altronde insomma, nella storia del Milan, cioè io non ci ho pensato a Van Basten, oppure perché sennò metto Rivera col 10, cioè voglio dire, non faccio fatica. 2 sono proprio pochi. Sì, una sola, Morgan, grazie. Sì, ma però perché sennò dice 2 sono troppo tanti. Perché io avrei fatto, dice lui, Donadoni, Kakà, partire da sinistra Seedorf davanti a Van Basten. Lo so anch'io. Allora. E invece non si può, ma se l'ho chiesti 2. No, uno e io ne ho aggiunto già un altro. Beh, allora, peggio ancora. Però non ti aspettavi Donadoni? No, Donadoni no. Io invece ho proprio... Quando l'uno siamo andati sul 2, ho detto prendo un difensore, prendo uno davanti, e quello davanti è uno tra Sheva e Van Basten, insomma, poi decidi tu chi mettere. Se no, a me, oltre che per le capacità, per la testa, anche avrei messo Clarence. Partite di Champions League mi fido di perché Clarence. Poi la gente, io parlo italiano e poi mi dicono ecco, quando dico che Diaz è come Seedorf, attenzione, non dico stessa qualità, non sono un pazzo, perché sennò la sirena del 113, ho detto solo una cosa,
che Diaz assomiglia a Seedorf in una cosa: le più belle partite di Seedorf sono sempre coincise con le grandi partite del Milan. Ultimamente le belle partite di Diaz coincidono con le belle partite del Milan. Ecco dove sta la somiglianza. Sono due giocatori che quando giocano bene esaltano la squadra. L'ultima telefonata di oggi, pronto? Ciao ragazzi, sono Ciro da Napoli. Ciao Ciro, buongiorno. Un saluto a Carlo, grande tifoso del Milan. Carlo, volevo fare due domande. Una è una curiosità. Ho sentito ultimamente un'intervista di Pietro Paolo Virdis, che ha parlato di un mio idolo, Ruud Gullit, e lo ha paragonato a Rafa Leao. Non so se tu vedi somiglianze, soprattutto quando Gullit faceva quelle sgaloppate sulla fascia, diciamo, più che altro. La seconda domanda che ti volevo fare: visto le grandi prestazioni di Diaz sulla destra, come attaccante di destra, oltre a Diaz, come vedresti un De Ketelaere in quella posizione? Allora, grazie ragazzi. Ciao Ciro, ciao. Avevo previsto la... Perché De Ketelaere? Ha detto oggi Pioli che può starci. A me personalmente, avendolo visto con la Juventus, io lo proverei a destra. Ecco, De Ketelaere in mezzo non mi interessa in questo momento. De Ketelaere a destra invece di Saelemaekers o di Messias, in certe o di Diaz. C'è un sovraffollamento lì. Lo so, però non mi dispiacerebbe. Okay. Poi invece cosa mi aveva detto? Signori, Rafa Leao è un giocatore della bella progressione eccetera. Là stiamo parlando di un pallone d'oro, che è del giocatore moderno totale, che non era solo la fuga, ma era quello che Pioli voleva da Leao, cioè andare in centro, andare a destra, andare a sinistra. Là si sta parlando di un fuoriclasse assoluto, qua di un prospetto, quindi c'è un abisso adesso. Carlo, noi ci ritroviamo domani. Io volevo però, prima di chiudere, un grande abbraccio, spero che nella prossima puntata di parlarne ancora con un altro abbraccio per il suo ritorno alla piena condizione, al presidente Berlusconi. Siamo tutti affezionati a lui, stiamo tutti soffrendo in attesa di capire quale sarà l'evoluzione, speriamo positiva, della sua patologia, ricoverato sempre a San Raffaele, e quindi un grande abbraccio e speriamo di rivedere presto a San Siro e a Monza, ma anche in mezzo ai tulipani di Arcore il presidente Berlusconi. Che insomma è uscito poco fa un primo bollettino diramato dal professor Zangrillo che dice: il presidente è da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica in terapia intensiva per infezione polmonare. Allora quella notizia che era uscita oggi sul Corriere della Sera di leucemia era vera. Così pare, così pare, l'ha confermato Zangrillo che è il suo medico personale, quindi direi proprio chiaro che quando poi hai la leucemia, senza andare molto a termini approfonditi, chiaro che sei più magari a rischio di avere queste infezioni. Allora aveva ragione il Corriere, l'indiscrezione di questa mattina. Carlo, noi ci ritroviamo domani nel post partita, sperando di ritrovarci bene come a Napoli. Perfetto, ce l'auguriamo, è un grande abbraccio, mi è una notizia che mi ha intristito. Buona settimana qui da Radio Rossonera, che domani va ancora in onda con il talk e tutti gli appuntamenti classici del venerdì. Semplicemente aggiungiamo il pre e il post partita della gara di Empoli. Poi, come abbiamo già avuto modo di dire, sabato, domenica e lunedì le dirette non ci sono, ma Pasqua. Ma ci sono tutti i nostri approfondimenti. Dall'uovo di Pasqua non spunti tu e Beatrice? No, cioè spuntiamo sì, ma per non le dirette, tanto, ma per quanto riguarda qualche approfondimento, ad esempio c'è un bello speciale su Mike Maignan, per lo stadio, che ci eccetera, eccetera. Sì, ci siamo. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani. Ciao. Arrivederci. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rossonera, siete pronti per una grande novità? La nostra sezione shop sul sito è stata completamente rinnovata e ci sono tanti nuovi prodotti per voi. Dal rigore di Sheva a Manchester alla maglia celebrativa del 19° scudetto, passando per il diavoletto di Radio Rossonera. Abbiamo preparato un sacco di nuove magliette, felpe, cover e altri gadget per potervi far indossare la vostra passione tutti i giorni.
E se siete alla ricerca di regali per i vostri amici e familiari, la nostra sezione shop è il posto giusto dove trovare l'idea perfetta. Che state aspettando? Visitate www.radiorossonera.it e andate alla sezione shop per scoprire tutte le novità. Tifosi del Milan, siete pronti a brindare ai gol della nostra squadra del cuore? Con la Montina, lo spumante dei campioni, ogni brindisi diventerà un vero e proprio gol. La Montina è il vino perfetto per celebrare le vittorie del Milan e superare le sconfitte. Le uve pregiatissime della regione di Franciacorta, unite alla maestria dei mastri vinificatori, creano una bollicina delicata e raffinata, capace di esaltare ogni boccone e ogni emozione. Che aspettate? Fate come il Milan che ha scelto la Montina come vino ufficiale. E allora, in alto i calici e cincina la passione, alla storia e ai colori rossoneri. Sei pronto per portare la tua attività al prossimo livello? Hai bisogno di far conoscere i tuoi prodotti o servizi a un pubblico ampio e appassionato? Allora, su Radio Rossonera sei nel posto giusto. Con Radio Rossonera puoi raggiungere 1 milione di ascoltatori e 30 milioni di contatti al mese. Se vuoi far crescere il tuo business, la pubblicità su Radio Rossonera è la scelta perfetta. Il nostro team di professionisti ti guiderà attraverso ogni fase del processo, dal design del tuo spot alla diffusione in diretta. Offriamo pacchetti personalizzati per soddisfare le tue esigenze pubblicitarie, non solo pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate tra dirette e social. Non perdere l'opportunità di far conoscere la tua attività a un pubblico appassionato e fedele. Contattaci oggi stesso. Manda una mail a edoardo.maturo@radiorossonera.it o chiamaci allo 02 43 51 16 67 per scoprire come Radio Rossonera può aiutarti a crescere e a raggiungere il successo. Hai mai sognato di diventare il mister perfetto? Ora puoi farlo con Mise, la nuova app che ti permette di giocare ed investire con il calcio. Grazie ai nostri algoritmi, i valori dei calciatori sono oggettivi e basati sulle performance. Raccogliamo e lavoriamo oltre 5.000 dati dal più grande data provider sportivo del mondo, Opta. Con Mise puoi comprare, vendere e scambiare i tuoi cartellini digitali, guadagnando come un vero mister. E se sei un neofita del trading, non preoccuparti. Mise ti insegna i concetti base della finanza in modo divertente e ti fa guadagnare con la tua passione, il calcio. Se te ne intendi davvero di calcio, diventa il primo mister dell'era digitale con Mise. Scarica subito l'app e inizia a vivere una nuova coinvolgente esperienza di fantamercato 2.0. Mise, la tua nuova squadra digitale. I grandi amori e i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire. Gol! Il gol dei ragazzi! Mette in mezzo un bel pallone. Gol! Signori, che Milan!